Buongiorno carissimi e benvenuti in Sicilia. Come potete vedere al mio fianco c'è mia sorella Lara. Ciao raga. Abbiamo già fatto diversi viaggi insieme e questo sarà un bellissimo viaggio on the road alla scoperta di questa incredibile isola italiana. Partiremo da Catania, faremo parte della costa est, tutta la costa sud e visiteremo anche parte della costa ovest e arriveremo fino a Palermo, la zona che io ho già visto 5 anni fa, pensate, in Sicilia, l'unica volta che sono venuto in Sicilia. In questa serie di episodi sulla Sicilia vi porteremo con noi alla scoperta di quest'isola, vi daremo qualche consiglio pratico su cosa visitare, quali prodotti tipici mangiare, quali spiagge vedere e molto altro. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura tutta italiana. Buona visione! E la prima tappa che io e Lara abbiamo scelto di visitare qui in Sicilia è probabilmente il simbolo, uno dei simboli almeno di questa regione, ovvero il Monte Etna, il vulcano attivo più alto, pensate, di tutta quanta l'Europa. È stato dichiarato anche patrimonio dell'umanità UNESCO. Volevamo prendere la cabinovia, adesso ci stiamo un po' pensando perché in realtà non sapevamo i prezzi, ve li diciamo subito, costa 50 euro andata e ritorno per salire su. Ci stiamo pensando perché 50 euro è tantissimo, cioè veramente, mi sembra veramente esagerato per fare 10 minuti di funivia, quindi ci pensiamo. Comunque adesso sicuramente andiamo a vedere i crateri silvestri, che almeno così vediamo un po' di crateri, vediamo un po' di formazioni rocciose tipiche vulcaniche e poi vediamo, ci stiamo pensando, vi facciamo sapere cosa decideremo di fare alla fine. Sbrodina, è la tua prima volta su un vulcano, vero? Mi dicevi? Sì. Com'è? Che sensazione ti dà? Non sono per niente agitata. Vabbè. No, scherzo. È bello perché il paesaggio è molto particolare, cioè passiamo dal verde dei boschi al nero, roccioso, rosso. Del vulcano. Bello, sì. Bellissimo. Paesaggio lunare. Niente raga, a mani in cuore abbiamo deciso di saltare la tappa sulla cima dell'Etna, che poi in realtà non arrivi nemmeno in cima prendendo la funivia, arrivi a 2500-2600 metri. Ci hanno spiegato che lì poi c'è un ristorante, c'è un rifugio, c'è una terrazza panoramica dalla quale la vista sicuramente sarà stupenda, e poi per arrivare però in cima a oltre 3000 metri di altezza, di altitudine, hai bisogno della guida e quindi lì sono altri soldi. Abbiamo detto 50 euro per farci 10 minuti di funivia. Dispiace, sicuramente ne vale la pena, però noi non ce la sentiamo di spendere così tanti soldi. Voi chiaramente raga, se venite qui sappiatelo, io vi sto dando le informazioni aggiornate al 2024 e poi ovviamente voi farete le vostre scelte. Noi comunque ci siamo visti adesso i crateri silvestri, molto carini, il paesaggio è sicuramente stupendo, un paesaggio vulcanico, quindi molto bello, però sì, abbiamo deciso di non andare sull'Etna e adesso andiamo a vedere un altro dei posti più belli o comunque più turistici, più famosi della Sicilia orientale, ovvero Taormina. Let's go! Appena arrivati a Taormina ci siamo subito fermati al Bam Bar, a quanto pare è uno dei posti più buoni dove provare le granite siciliane. Ovviamente vanno presi con la brioche e niente, io l'ho presa con pistacchio e mandorla, ho troppa fame, voglio troppo mangiare. Granite siciliana, raga. La brioche è calda, è buonissima. Madonna, è troppo buona, Buonissimo.
Ah, pancia piena, raga, buonissima, la granita buonissima, ti è piaciuta? Tantissimo, ne vorrei altre 3. Super consigliata, adesso che abbiamo la pancia piena, abbiamo più energie, ci esploriamo un po' Taormina. I posti più famosi da visitare qui a Taormina è l'Isola Bella, è un isolotto raggiungibile anche a piedi tramite la spiaggia e potete arrivare nella spiaggia con la cabinovia, con la funivia che si prende proprio da Taormina. Il Teatro Greco di Taormina è sicuramente il monumento, uno dei monumenti più famosi di questa città. Pensate che è il secondo teatro più grande della Sicilia, dopo quello di Siracusa. Per cena siamo venuti da Osteria da Rita dal 1991. Io ho preso il pesce spada alla brace. E tu cosa hai preso? La pasta alla norma. Pasta alla norma. Abbiamo famissima, adesso ci mangiamo tutto. Buon appetito! Stiamo lasciando la provincia di Catania e stiamo andando verso sud, direzione Siracusa. Volevo dirvi che chiaramente per muoverci, per fare questo on the road in Sicilia, abbiamo noleggiato l'auto e ho utilizzato Discover Cars, che è un sito che praticamente ti confronta tutti i prezzi delle varie compagnie delle autonoleggi e poi chiaramente tu ti scegli magari quella più economica. Noi abbiamo fatto così, ci stiamo trovando molto molto bene. Vi lascio chiaramente il loro sito qui sotto in descrizione. Ci manca 40 minuti più o meno, siamo a Siracusa, arriveremo a Siracusa e oggi ci visitiamo Siracusa e anche l'isola di Ortigia. Let's go! Siamo arrivati a Siracusa e in prima tappa ovviamente non poteva che non essere il parco archeologico di Neapolis, uno dei simboli di questa città. Siamo appena arrivati nel parco, abbiamo pagato quanto? 16,50 €, vero? Sì. 16,50 € a persona e ti permette di vedere tutto il parco e anche il Teatro Greco, che vedremo anche quello a brevissimo. Una delle principali attrazioni di questo parco è l'orecchio di Dionisio, che è questa grotta che si trova alle mie spalle con questa particolare forma ad orecchio. Altra attrazione principale di questo parco è sicuramente il Teatro Greco, che pensate che è il teatro più grande di tutta quanta la Sicilia, il teatro greco più grande di tutta l'isola. E ancora oggi ci fanno spettacoli e commedie, tragedie sia greche che romane. Il parco è molto molto grande e se possiamo darvi un consiglio non venite nelle ore centrali della giornata perché fa caldissimo. In questo momento è 12:15 e non c'è aria, fa davvero caldo. Venite o presto al mattino oppure tardi al pomeriggio vicino all'orario di chiusura. Ci hanno detto che più o meno per visitare tutto il parco ci va 1,5 ore, massimo 2 se ve la prendete comoda, ecco. All'isola di Ortigia, che è la parte più storica di Siracusa, praticamente è il centro storico di Siracusa. Siamo appena arrivati, ci facciamo un giretto. Running through a dream. Hang on to the moment, it's turning to memory.
Nella piazza principale di Ortigia si trova il Duomo di Ortigia, la cattedrale, il simbolo di questo paese, di questa città. Ci piace. Raga, fa troppo caldo. Troppo caldo. Quanto caldo fa? Troppo caldo, raga. Non mangiate mai troppo pranzo perché poi viene una piomba. Mia sorella non c'ha più il fisico. Sono io quello più anziano. Allora, lui doveva svegliarsi alle 5 stamattina per andare a correre. Mi ha fatto pure sentire in colpa che non andavo con lui. Stamattina ha rimandato la sveglia 16 volte e si sono alzati alle 8. Ma è vero. 30 anni. Ma è vero. Falling out of reach. I'll be the tide that's bringing you home to me. And when the sun sets, the lights fading. We'll hang on to the moment as far as our eyes can see. Ortigia molto bella, raga, ci sta piacendo un sacco, dovete assolutamente includerla nel vostro itinerario in Sicilia perché è davvero una piccola perla, è piena di vicolettini super stretti, molto caratteristici, ci sta piacendo. A te ti sta piacendo Ortigia? Molto carina, sì. Consigliata, raga, consigliata. Altra attrazione sicuramente da non perdere ad Ortigia è il Castello Maniace, che si trova proprio sulla punta più estrema dell'isola appunto di Ortigia. L'ingresso abbiamo letto che costa 4 euro, non veniteci di lunedì perché è chiuso, infatti noi purtroppo non lo possiamo visitare proprio perché oggi è lunedì, però abbiamo ancora un po' di tempo perché adesso vogliamo andare in spiaggia, vero? Perché si crepa dal caldo, fa caldissimo e vogliamo andare in una spiaggia qui vicino ad Ortigia. Poi in realtà l'obiettivo della giornata sarà quello di arrivare fino a Ragusa, quindi abbiamo ancora un'oretta e mezza di macchina e poi nei prossimi giorni visiteremo tutte le principali attrazioni, o almeno alcune delle principali attrazioni nei dintorni di Ragusa. Poi continuate a seguirci, spero che questo video vi stia piacendo, se così fosse vi chiedo di lasciarmi un bel like perché per me significa tantissimo e adesso direi che io e Lara ci andiamo a fare un bel bagnetto. Ok carissimi, siamo arrivati alla fine di questo primo episodio sul nostro viaggio on the road in Sicilia. Se vi è piaciuto, se l'avete trovato utile, vi chiedo di nuovo di mettermi un bel like perché davvero per me significa tantissimo. Commentate qui sotto chiedendomi informazioni, consigli, qualsiasi cosa, io chiaramente rispondo sempre a tutti quanti. Se non siete ancora iscritti e state organizzando un viaggio in Sicilia, considerate di iscrivervi proprio perché nelle prossime settimane pubblicherò gli altri episodi sul nostro viaggio, perché infatti abbiamo visto dei posti davvero stupendi in Sicilia durante tutto il nostro viaggio on the road in questa incredibile isola italiana. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo video e noi come al solito ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! Ci sei? Sì. Stai avanti, devi stare nel mio stesso, cioè non sei Sono mai... del tuo stesso. Paolo, io dico 3, 2, 1. Paolo. E la prima tappa che io... Vieni vicino, non importa. Paolo. Raga, non siamo nemmeno arrivati... Paolo. Raga, appena arrivati a... Aspetta. Paolo. Più forte, questo non è niente, non ti sento nemmeno io. Forte, urla. Paolo. Uno dei... Aspetta. Uno dei più importanti. Uno dei posti più belli, più belli. famosi, quello che più vuoi. famosi, ecco cos'era la frase. Il teatro greco di Taormina è sicuramente il monumento più famoso di questa città e non mi ricordo più cosa devo dire però. Paolo, una delle principali attrazioni di questo parco è l'orecchio di Sì, l'orecchio di Dionisio. È l'orecchio di Dionisio. No, aspetta, fai da capo. No. Devi rifare. Vai, non ti preoccupare. Vado. Paolo. No, non mi toccare. No, non ti tocca. Però vieni un po' più. Paolo.